Siamo tornati all'Olimpo. Shimano! Dai, 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 che tardi! Dai, 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 dai! Oh, questa strana sensazione di eccitamento ogni volta che varco queste mura. Siamo al top qua. Al top, eh? Top. Ci hanno già rimbalzato alla porta. Zeus, eccolo qua, Zeus. Zeus. Di sicurezza in questo palazzo, come vi ricordate, è notevolissimo. Ciao, grande. Ciao. Ciao Luca, piacere. Ciao, piacere. Ciao. Qui ci sono i ragazzi dell'assistenza tecnica. Io sono il responsabile dell'assistenza tecnica. Ciao ragazzi. Facciamo un controllo. Oh, che bello, qua non l'avevo mai visto. Mezzega. Ma quando siete venuti voi eravamo appena entrati, vi ricordate? Il Covid, il quant'altro. Sì, sì. Abbiamo ancora potuto vivere tutto primo Che figata. Qui si fa formazione. Che bello. Formami Luca, formami. Cioè, ma ti rendi conto? Pierino? Eh? Il servizio. Siamo da Shimano, guarda che roba, guarda che roba. Guarda la scuola, questa sì che sarebbe una scuola da fare. Luca, ma dici di te, da quanto tempo è che lavori qua in Shimano, Luca? Circa 1 anno e mezzo. Però, Sono entrato come tecnico e diventato responsabile di dipartimento tecnico. responsabile dipartimento tecnico, per la miseria. Ciao! Ciao, Tutto bene? piacere di rivederti. Anche per me. C'è da notare, il compare qui ha messo su una catena con 2 false maglie e quindi loro stanno ispezionando tutto il sistema per capire cosa non va, e appena hanno visto questo brobrio hanno guardato Pier dicendo ma Pier, Ho sbagliato il primo taglio. Ho sbagliato il primo taglio della catena e poi per rimediare ho messo 2 false maglie. 2 false maglie, guarda. Qui Mimmo gentilmente mi ha cambiato l'olio del freno posteriore. Vediamo la differenza dall'olio in boccettina, quindi un olio nuovo rosa splendente, invece nel bicchiere abbiamo passato l'olio dalla pinza verso il bicchiere, quindi abbiamo eliminato l'olio sporco, infatti l'olio è diverso rispetto a quello che è nella boccettina, è un po' più scuro quello che è nel bicchiere. I consigli di Super Mimmo. Dimmi Luca, quando è che si capisce che bisogna cambiare Si l'olio? capisce che bisogna cambiare l'olio quando la leva inizia ad andare lunga. Questo può dipendere o dall'olio che può aver perso le sue caratteristiche o dallo spessore delle pastiglie o del disco che stanno pian piano diminuendo. Quindi bisogna inserire il blocchetto di spurgo giallo originale, che è quello calibrato, che va a determinare il quantitativo di olio nell'impianto. Perfetto. A quel punto, una volta finito lo spurgo, sei sicuro di avere il quantitativo corretto e se la leva del freno rimane comunque lunga, significa che o il disco o la pastiglia comunque sono troppo deteriorati per un corretto funzionamento. Sul disco è presente appunto lo spessore minimo, che è 1,5 mm, basta semplicemente misurare col calibro. Se è sotto va cambiata. Per quanto riguarda le pastiglie invece è controllo visivo, proprio si vede ad occhio nudo se lo stato delle pastiglie è in buono stato, appunto. Più sono consumate, più le performance saranno peggiori, chiaramente, perché c'è un discorso di dissipazione di calore, quindi meno materiale c'è, più calore arriva nell'impianto, di conseguenza scalda l'olio che perde le proprie qualità. Sto facendo il cambio di olio, non era sporco l'anteriore, Quindi un po' lunghino. Ok. Era probabilmente lo sentivi in lungo per un semplice fatto probabilmente pastiglia. dicevo di usura. Quindi chiaramente usurandosi le pastiglie si vede dalla parte sopra è quella buona, quella più pesante che è sporca. Esatto, quindi tu con
questo lo spari dentro l'olio da qui Esattamente. e l'olio sale Questo è tutto su. Beh, l'olio è un po' nero, Ok. Per il cambio pastiglie, diciamo che meno male che le cambiamo perché non esistono più. Minchia. Tu hai le K03. Cos'è? Titanio, resina? Allora, la mescola è in resina, però la placchetta dietro, queste qua sono in titanio, quindi sostanzialmente il modello ultralight delle pastiglie. Cioè la mescola è rimasta invariata su tutte perché il ferro è composto da materiale organico. Però la piastrina dietro, a differenza delle classiche che sono in alluminio, questa è in titanio per abbassare il peso. In sostanza, di solito viene montato appunto sui top di gamma come XTR. E per quanto riguarda le resine? Quale sarebbe la differenza delle resine tra metalliche o C'è la organiche? resina che è un componente organico, quindi ha più potere grippante, mettiamola così, ma dura molto meno, quindi è una mescola più morbida, quindi hai la frenata pronta in qualsiasi condizione. Però sulle frenate lunghe dove si fa tantissimo dislivello vanno un po' più in crisi, a differenza delle metalliche che lavorano in maniera opposta, quindi quando entrano in temperatura ma lavorano perfettamente, in condizioni fredde o subito diciamo non hanno la stessa performance. Le semimetalliche invece sono una via di mezzo, improntate un po' di più però sul fattore metallico, quindi non ha le stesse performance né della resina né della metallica, una via di mezzo, ecco. Le pastiglie in resina funzionano su tutti i dischi, non viceversa. Quelle metalliche, cioè non tutti i dischi accettano le pastiglie metalliche, quindi quando sui dischi vedrete la dicitura resin pad only, ovviamente significa che solo le pastiglie organiche, quindi in resina, possono essere utilizzate. Se non c'è scritto siete liberi di scegliere quella che volete. Bene, ora abbiamo cambiato le pastiglie, quindi pastiglie nuove, il disco è rimasto lo stesso perché era ancora buono, chiaramente il disco è molto più resistente della mescola delle pastiglie, quindi a pastiglie nuove adesso bisognerà fare il rodaggio. Questo è fondamentale perché se adesso prendi e vai giù a fare una discesa a 1000 km/h si vetrificherà il ferodo della pastiglia e non avrai le performance corrette, quindi per i primi chilometri frenate tranquille per far sì che il ferodo si assesti alla pista frenante e poi prenderà tutte le caratteristiche necessarie per fiondarsi in discesa. Grande, questa non la sapevo anche questa. Le pillole di Luca, dopo le pillole di Mimmo, le pillole di Luca. Grazie Luca, grande. Allora, quanto deve essere? Allora, hai Questa 1,7 cosa. all'anteriore, il disco esce a 1,8 e devi cambiarlo assolutamente a 1,5. Ok. Quindi hai fatto fuori il 30%. Stessa misurazione più per dietro? consumi, peggiori saranno le prestazioni, Ok. soprattutto perché il materiale si scalda più rapidamente. Allora, E per il rotore dietro? Uguale, stesso, sì. non è messo. Siamo- Ditemi le cifre circa? 1,68. Questa è la misura, dovrebbe... Quando è nuovo quant'è? 1,8 e invece da cambiare a 1,5. Perfetto. Allora Luca, perché non ho ancora la trasmissione elettronica Shimano con me? Perché? Perché Shimano segue una filosofia leggermente diversa dagli altri produttori, quindi cerca di far uscire un prodotto solo quando è sicuro al 100% che il prodotto è perfetto. Quindi a differenza di altri brand più piccoli magari che fanno uscire un prodotto diciamo grezzo, è ancora in fase di sviluppo e poi mentre è in produzione o in utilizzo viene modificato, Shimano non lo fa. Shimano fa uscire il prodotto solo quando è sicura al 100% che il prodotto è funzionante e rispetta tutte le specifiche che vuole dimostrare. Questa e se lo può permettere chiaramente perché è leader di mercato. Che è sta roba? Questo è la frizione, lo stabilizzatore del cambio posteriore. Infatti, vedi Cosa mai che- viste qua?
da sostituire per sicurezza. All'interno ci sono i cuscinetti, c'è il cuscinetto, e quindi se prende umidità e non è lubrificato a lungo andare poi può smettere di funzionare e quindi si blocca il cambio. Ed è questa porta qua. Hai capito? Ora facciamo. Ma quante ne sa, Mimo? Quante ne sa? Allora, qui abbiamo tutti i componenti del Deorix T. Si vede un po' di sporco, ruggine. Questo smontaggio che hai fatto tu si può fare anche in casa oppure bisogna venire a farlo in un centro specializzato? Si può fare anche a casa, però è consigliato sempre andare da un meccanico specializzato per la manutenzione di tutti i componenti. Lui l'ha fatta semplice, Sì, lui l'ha Luca. fatta molto semplice perché chiaramente, vabbè, è un tecnico esperto, lo fa tutti i giorni, però è un attimo a sbagliare, a far leva nel punto sbagliato, salta il pezzettino di plastica e voilà. E Poi quindi- il cambio diventa un bellissimo soprammobile e bisogna andare a comprare un nuovo cambio. E quindi è consigliabile andare... Assolutamente, sì, andare da un professionista che fa questo di mestiere, quindi sa perfettamente tutte le procedure da eseguire. Chiarissimo. Qui c'è Mimmo che sta operando con mani chirurgiche. Come la vedi, Mimmo? Perfetto. È bella elastica? Sì. In modalità on, in frizione on, abbiamo la resistenza perfetta. In 10 minuti praticamente il deragliatore è revisionato. Esatto. Abbiamo sostituito la frizione, adesso rimontiamo e chiudiamo con la dinamometrica, come da manuale Shimano. Ok, perfetto. Su tutte le pinze è presente questo tappino che va a coprire l'ugello di entrata dell'olio. Senza questo l'impianto funziona comunque perché tanto l'impianto rimane chiuso, ma se entra dello sporco quando andrete ad attaccare la siringa, quello sporco lo porterete all'interno dell'impianto, quindi è utile averlo e tenerlo chiuso.